Ragazzi, questo delay analogico è talmente versatile che non ha nulla da invidiare a un delay digitale. Sono Alessandro Giordani e in questo video voglio parlarvi del Vapor Trail Deluxe della Seymour Duncan. Era da tempo che cercavo un degno sostituto del mio Ibanez AD9 Vintage, fino a quando poi non mi sono imbattuto nel Vapor Trail Deluxe. È un pedale True Bypass dotato del famosissimo circuito analogico Bucket Brigade, fa molto figo dire Bucket Brigade, ed ha talmente tante funzioni che sembra davvero un pedale digitale. E ora lo proveremo insieme, ma se volete imparare trucchi e segreti sull'uso degli effetti per chitarra trovate il link al mio corso Suoni Effetti qui sopra e in descrizione. Sentiamo subito il Vapor Trail Deluxe. Il Vapor Trail Deluxe della Seymour Duncan è il degno successore del Vapor Trail, un delay analogico uscito nel 2014 che offriva un tempo di ritardo massimo di 600 millisecondi e un bellissimo effetto di modulazione. Questo modello aggiornato presenta delle grandi differenze che ne ampliano notevolmente le modalità di utilizzo e vi lascio come sempre il link in descrizione per approfondire. A livello estetico presenta due foot switch molto resistenti, 6 potenziometri e include il tap tempo, l'ingresso per il pedale di espressione e la possibilità di salvare 3 preset, tutte caratteristiche vincenti e che possono essere utili nella nostra pedaliera. Ok ragazzi, questi sono i due switch per mettere in bypass l'effetto o per azionarlo, e qui possiamo dare il tap tempo. Sentite la passa del delay analogico. Questi 6 potenziometri controllano la funzione di mix, di ripetizione, di tempo, il controllo depth e multi di modulazione e infine il controllo mode, modalità. E tutti questi controlli lo rendono a tutti gli effetti versatili come un delay digitale, ma con il mitico suono di un delay analogico Bucket Brigade. Bucket Brigade. Qui abbiamo il controllo mix a 0, non c'è effetto, alzandolo aumenta il livello del delay. Rispetto alla prima versione è stato aggiornato anche il tempo massimo di ritardo, che ora arriva fino a 1200 millisecondi di ritardo. Pensate che il mio Ibanez AD9, un delay analogico degli anni 80, arriva al massimo a circa 330 millisecondi, un quarto circa della potenza del Vapor Trail Deluxe. Con il controllo repeats andiamo ad aumentare il numero delle ripetizioni. Le ripetizioni poi possono essere impostate da 1 a infinito, entrando quindi nel campo dell'autoscillazione usata anche in ambito sperimentale. Ecco l'oscillazione. E la comodità è che il tempo di ritardo può essere impostato tramite lo switch del tap tempo. Abbiamo il controllo time, che va da uno slap delay praticamente. Andiamo a dei tempi più lunghi. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, mi raccomando, cliccate mi piace e non mi piace e non iscrivetevi mai a questo canale. Mai, non vi voglio. Sappiate però che solo a 50.000 iscritti vi svelerò perché il doppio mi piace non annulla il mi piace. Con il potenziometro mode è possibile impostare il tap tempo su 4 diverse suddivisioni: il quarto, l'ottavo puntato, l'ottavo o la terzina di ottavi, ideale per qualsiasi sonorità abbiate in mente. A quarti, ottavi puntati, ottavi e terzine. Possiamo aggiungere un effetto di modulazione tramite i controlli rate e depth presenti sui due potenziometri relativi. Ed è proprio con la modulazione che possiamo riprodurre i suoni tipici degli echi a nastro per un effetto, diciamo, old school che a me piace molto. Abbiamo i due controlli di depth e rate.
Oppure possiamo sperimentare sonorità più estreme grazie all'effetto chorus e vibrato. Ma ragazzi, intanto fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qui sotto, che non leggerò, forse. Dai, su qualcuno lo leggo, dai. E il potenziometro mode ha poi altre 4 modalità: micro delay, pitch sequence, runaway e pitch bender. Una volta poi trovato il nostro suono possiamo salvarlo in uno dei 3 preset disponibili e richiamabili con un semplice click. E i 4 LED ci consentono di capire se siamo in modalità manuale o sul preset 1, 2 o 3. E se hai selezionato un preset e hai regolato un parametro, il LED corrispondente lampeggerà lentamente. Questo per farti capire che hai modificato il parametro che avevi precedentemente impostato. Molto molto intuitivo. Ma il bello arriva adesso. Collegando qui un pedale di espressione possiamo controllare uno qualsiasi dei parametri di mix, ripetizione, tempo, depth, multi, rate. Sulla parte superiore del pedale c'è un jack wet insert con un ingresso TRS per consentire l'aggiunta di pedali di effetti e applicarli solo al segnale effettato. Basta avere un cavo a Y e provare l'ebbrezza di aggiungere un pedale fuzz o un ring modulation che interverrà soltanto sulle nostre ripetizioni. E infine possiamo decidere se interrompere la coda del delay una volta che mettiamo in bypass l'effetto, e una luce LED blu lampeggerà per indicare se le code sono attive. Il micro delay è ideale per impostare tempi di ritardo brevi, come ad esempio l'effetto slap back. Il tempo di ritardo massimo infatti in questa modalità è di circa 300 millisecondi. Anche le altre 3 modalità sono molto interessanti e ve le faccio sentire. Selezionando poi la modalità pitch sequence andiamo a stabilire con il controllo depth quanti step ci sono nella ripetizione e con il controllo rate andiamo a stabilire qual è la lunghezza di ogni step. E ovviamente questo varia in base al tempo. Infine abbiamo la posizione 8 che è il pitch bender. Con il pulsante depth prima delle ore 12 andrà all'ottava bassa, mentre passate le ore 12 andrà all'ottava alta. Una che mi è piaciuta tantissimo è la modalità runaway. In questa modalità basta tenere premuto il tap tempo per avere un feedback che aumenta progressivamente arrivando fino all'oscillazione. Occhio alle casse! E una volta tolto il piede dal pedale ritorna al livello impostato in precedenza. Molto molto interessante. Ecco l'oscillazione. Ragazzi, non so voi, ma a me le ripetizioni di questo delay analogico mi piacciono tantissimo. Hanno una definizione simile al suono dry, quindi non effettato, ma con quella componente analogica anche un po' sporca che si fonde bene e lo rende tridimensionale. Quindi se cercate il suono tipico di un delay analogico, questo pedale ha tutto ciò che serve e molto di più. Veniamo al costo, il prezzo è di circa 300 euro, trovate sempre il link in descrizione. Una raccomandazione, non vi spaventate per tutte queste funzionalità, è tutto abbastanza intuitivo se conoscete il funzionamento base di un delay. Se non lo conoscete, allora vi consiglio di dare uno sguardo al mio corso Suoni ed Effetti, dove vi insegnerò ad usare i 16 effetti più utilizzati e come combinarli per creare 29 catene effetto adatte a qualsiasi genere musicale. Cliccate qui sopra, non ve ne pentirete. Ciao ragazzi e buona musica!